Buongiorno a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo qua insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e all'IT che piace a me e spero che piaccia anche a voi. In questa puntata andremo a parlare di Zabbix, ma prima di questo vorrei ringraziare tutti quelli che si sono iscritti al mio canale perché siamo arrivati a un numero intorno agli 800 iscritti e il mio obiettivo di quest'anno è arrivare almeno a 1000. Fantastico obiettivo, ma per i miei contenuti magari è già un buon livello, ok? Quindi se non siete iscritti iscrivetevi e partiamo con il video di questa settimana. Parliamo appunto di Zabbix, l'ultima versione 7.0, che sarà rilasciata a brevissimo, ve lo assicuro, ok? Quindi tenetevi pronti, ma possiamo già iniziare a vedere cosa c'è perché l'ultima release che è uscita ultimamente, che è la release Candidate 1, praticamente incorpora tutte le funzioni. Siamo arrivati quindi a uno stage di sviluppo in cui le funzioni che ci dovevano essere ci sono, eventualmente ci sono ancora dei bachi, però è ricca di tutte le funzionalità che troveremo nella 7.0 finale, ok? Quindi andiamo a vedere insieme a me con le slide quali sono un po' queste nuove funzionalità e soprattutto perché. Perché la 7.0 appunto è una versione LTS, che vuol dire Long Term Support. È una versione che ha un ciclo di vita molto lungo, ok? Praticamente 3 anni più eventuali estensioni a 5 per i bachi di sicurezza, ma è la release, in generale le release LTS sono le release ideali per ambienti di produzione, quindi quando non lo usiamo a casa nostra ma lo usiamo all'interno di un'azienda e dobbiamo garantire il funzionamento per anni, ok? Perché aggiornare non è mai una cosa semplice, ok? In ambienti complicati. Quindi l'ultima LTS era la 6.0, dall'ultima LTS che è uscita a febbraio, l'8 febbraio del 2022, oggi siamo a fine maggio 2024, sono passati 2 anni e qualche mese, ok? Normalmente il ciclo di vita, come vedete qua sotto nella slide, dovrebbe essere una LTS ogni anno e mezzo. Qua si è un po' dilungato, no? Il tempo di gestazione della nuova versione LTS perché c'erano un insieme di cambiamenti sia sotto il cofano proprio dello Zabbix, quindi non vedete molto chiaramente che è cambiato qualcosa, ma ci sono anche altri cambiamenti più visibili e funzionalità più complesse che sono state introdotte e hanno richiesto più tempo nello sviluppo, però secondo me valgono la pena. Tenete presente che il ciclo di sviluppo il ciclo di supporto della versione 6.0 comunque arriva fino al 28 febbraio 2025, quindi non è che dovete aggiornare alla 7.0 domani appena esce, ma avete tempo ed è anche suggerito magari decantare un po' la 7.0 e prenderla alla 7.0 5, 3, ok? Dipende un po' dai vostri progetti, però se non avete fretta attenderei qualche mese per stabilizzare il tutto, ok? Detto ciò, sapete che ci sono anche delle versioni intermedie che sono le standard release, che sono di solito numerate come 6.0.2, 6.0.4, che sono delle release che servono per introdurre dei major upgrade, delle nuove funzionalità che si discostano dalla versione 6.0 e che però hanno un tempo di vita molto corto, normalmente 6-8 mesi, cioè ogni volta che esce una standard release nuova, praticamente la release precedente non viene più supportata o comunque viene deprecata velocemente. Quindi io parlerò in questa puntata dei cambiamenti dalla 6.0 alla 7.0. Perché? Perché molti, appunto, utilizzandolo in ambiente di produzione non hanno aggiornato alla versione 6.2, 6.4 perché richiederebbe uno sforzo tremendo e quindi ci sono tanti cambiamenti dalla 6.0 alla 7.0 che dobbiamo citare e andiamo a vederli. Quindi un recap completo. Sicuramente tra tutti i miglioramenti grafici che sono stati introdotti dalla 6.0 alla 7.0 ce ne sono stati parecchi
e dai gauge le nuove torte, a miglioramenti sulla parte anche dei grafici vettoriali che avevamo già nella 6.0, più altri widget che sono molto interessanti. Più o meno interessante, ma sicuramente per chi usa Zabbix è interessante, il fatto che ci siano dei nuovi template che sono stati integrati lungo la strada, ok? Ce ne sono stati veramente tantissimi, alcuni sono solo stati migliorati. Per esempio vale la pena menzionare quello di VMware, che c'è stato un grosso sviluppo tra la 6 e la 7 di nuove funzionalità di Zabbix che hanno potuto allargare l'ambiente di monitoraggio di VMware o migliorarlo a livello di funzionalità. Tutta la parte di AWS, quindi Cloud Monitoring, Azure e Google Cloud, quindi tutta la parte Cloud Monitoring adesso è monitorata in maniera molto più dettagliata rispetto a quello che potevamo trovare con la 6.0. Altra cosa interessante, Manual Suppress Unwanted or Expected Problem. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che fino a poco tempo fa noi potevamo vedere i problemi su Zabbix, ma se quel problema era noto, ok, c'è un'attività, è nato il problema, cosa faccio? Me lo devo tenere lì fino a quando finisce l'attività. In quel caso adesso potremo selezionare quel problema e dire ok, lo chiudo momentaneamente per un tempo indefinito o per un tempo definito, in modo tale che sappiamo che c'è un'attività che durerà 2 giorni, va bene, lo chiudo, non è che lo chiudo, lo sopprimo per un po' di tempo ed eventualmente riapparirà se effettivamente dopo la manutenzione che hanno fatto il problema persiste. Altra cosa interessante, fino alla 6.0 avevamo HashiCorp come sistema di vaulting esterno delle secret all'interno di Zabbix, adesso abbiamo anche la possibilità di integrarci con CyberArk, anche questo molto interessante per gli ambienti enterprise. Altra vera importante e game changer, direi, nel mondo di Zabbix è l'Automatic Synchronization between Zabbix Server, Proxy and Agent. Cosa vuol dire questa cosa? Molte volte vi avrete notato che quando andiamo ad aggiungere, a creare dei nuovi host su Zabbix, i dati non arrivavano subito. E questo effetto si andava anche a enfatizzare se in mezzo all'oggetto finale c'era un proxy, quindi c'era lo Zabbix server o il proxy e poi magari l'oggetto che volevamo monitorare. Perché? Perché lo Zabbix server di solito, la componente server non si basa su quello che abbiamo fatto sulla GUI, ma si basa sul contenuto del database, quindi la GUI scrive sul database e lo Zabbix server ogni tot andava a leggere il dato all'interno del database e quindi si prendeva le nuove configurazioni. Questo processo poteva essere più o meno veloce, no? Di default mi sembra che era ogni minuto. Potevate anche aumentarlo e normalmente era meglio aumentarlo su grandi installazioni, però capite che era un processo asincrono, quindi non vi dava la fluidità, no? Aggiungo un host e vedo subito cosa viene monitorato. Dalla versione 7.0 abbiamo invece tutta la catena Zabbix server, proxy, agente sincronizzata molto velocemente e praticamente istantaneo, ok? Non è proprio così, ma praticamente lo è. Quindi se voi adesso aggiungete un nuovo host, in automatico parte una funzione di trigger che andrà a ricaricare la configurazione sullo Zabbix server. A questo punto lo Zabbix server andrà a istruire il proxy o addirittura se il proxy è attivo va a chiedere ogni tot queste informazioni. In ogni caso c'è un sistema di pushing di queste informazioni e al massimo intorno al minuto inizierà a vedere voi inizierete a vedere i nuovi valori all'interno della monitoring latest data, ok? Della pagina di Zabbix dove si vedono i dati. E questo processo chiaramente semplifica tantissimo, no? La messa in produzione di nuovi check, perché non dovete attendere, ricaricare le cache, che era un processo abbastanza complesso. Inoltre anche hanno introdotto un sistema a differenziali.
quindi io non devo più ricaricare tutta la configurazione, che in alcuni casi poteva anche essere di giga, ok? Quindi lo Zabbix server si doveva caricare giga di dati ogni volta, no. Adesso si prende il delta, quindi le revisioni dall'ultima volta che si è letto la configurazione, e quindi semplifica tantissimo il ricaricamento e anche al trasferimento di queste informazioni verso un proxy, perché anche in quel caso si prenderà solo i delta rispetto ai cambiamenti fatti. Quindi questa funzionalità è molto importante, ecco perché l'ho messa in giallo. Funzionalità, estensione delle funzionalità della parte host prototype, quindi quello che dicevamo prima sulla parte di monitoraggio VMware, adesso possiamo andare ad aggiungere nuovi template, possiamo andare ad aggiungere tag, semplifica moltissimo il concetto di host prototype all'interno di Zabbix. Un nuovo widget o comunque una nuova logica intorno al concetto di availability status sulla parte di Zabbix Agent Interface, quindi finalmente, che era banale, no? Se noi avevamo degli Zabbix Agent in modalità attiva, mi risultavano grigiolini nella 6.0 e quindi uno diceva ok, ma funziona l'agente o no? Bastava introdurre un Heartbeat, ok? E finalmente nella 7.0 avremo l'Heartbeat e quindi sapremo se questo agent effettivamente sta funzionando su questo host, che sia passivo o che sia attivo, ok? E hanno anche rifatto il widget che ci dava questa informativa a livello di dashboard, quindi cosa molto importante. Altro big change è l'LDAP JIT User Provisioning. Cosa vuol dire? Just in Time Provisioning. Molti all'interno dell'ambito enterprise chiedevano che su Zabbix ci fosse l'integrazione con LDAP, e quella c'era da una vita, ma anche ci fosse la possibilità di recuperare gli utenti definiti su un Active Directory o un LDAP server direttamente da lì e non ricreandoli all'interno di Zabbix, ok? Che era lo standard fino adesso. Quindi dalla 7.0 noi potremo andare a dire ok, autenticati su LDAP Active Directory e poi in base chiaramente ai gruppi definiti su Active Directory, creami al primo login lo user che c'è all'interno di quel gruppo, e addirittura possiamo anche associare le meta informazioni come la mail o il numero di telefono che stanno sull'Active Directory direttamente all'interno dello Zabbix server. Quindi capite che è un vantaggio mostruoso, perché non dobbiamo più definire gli utenti su Zabbix. In automatico verrà dato anche un profilo specifico in base a dei filtri e delle condizioni che noi andremo a definire sullo Zabbix server. Quindi importantissima funzionalità. In più c'è anche la possibilità di gestire più di un LDAP server, ok? Quindi se avete degli utenti che stanno, utente no, interno, utente esterno, che devono essere su due Active Directory differenti, adesso potete farlo perché lo Zabbix può gestire questa concomitanza. Altro pezzo importante che vabbè non l'ho messo in giallo ma perché sono un po' un pirla, ma è la parte di bulk provisioning bulk monitoring sulla parte SNMP. Questo è un cambiamento molto importante per chi fa monitoraggio SNMP. Prima su Zabbix sostanzialmente andavamo a fare delle get su ogni singola richiesta ed era abbastanza pesante. Finalmente possiamo fare un unico gruppo di richieste verso il dispositivo e prendercele tutte in una botta, e semplifica chiaramente la vita per lo Zabbix server, ma soprattutto per il dispositivo che riceveva queste richieste. Quindi non viene più floodato, ma viene interrogato e prendiamo tutte un bel insieme di informazioni. In più, altra cosa, la nascita del concetto di async polling, quindi le richieste asincrone per tutti i tipi di check passivi sul nostro Zabbix server. Quindi lo Zabbix server non attende, cioè non esegue una chiamata e poi attende la risposta, ma manda la chiamata per ottenere il dato e poi passa al successivo item da verificare. In background arriveranno i dati pian piano, e quindi questo va a sicuramente migliorare notevolmente sia le performance del nostro Zabbix server, ma anche il collezionamento dei dati sui dispositivi. Quindi molto importante questa nuova funzionalità che ci permetterà di scalare su
moltissimi device, migliaia, centinaia di migliaia di device. Altra cosa interessante è lo streaming metrics and events, ok? Molti dei tool di monitoraggio che ci sono in circolazione non hanno questa funzionalità, ok? Non ce l'hanno o ce l'hanno implementata come la potrebbe fare mio figlio, quindi una schifezza, ok? Con Zabbix invece noi abbiamo direttamente la possibilità di pushare le metriche e gli eventi direttamente su un endpoint che può essere un Kafka, uno Splunk, di tutto quello che passa all'interno dello Zabbix server. Quindi immaginate tantissimi migliaia di dati al secondo in modalità molto efficiente, ma soprattutto anche molto carina, perché possiamo andare a filtrare gli eventi o le metriche per tag. Quindi se io voglio mandare solo verso Kafka le metriche, posso farlo. Voglio mandare gli eventi di alta priorità su Kafka, posso fare quello, perché posso filtrare solo gli eventi di alta priorità. Oppure posso dire, ok, su Splunk manda tutta la parte di networking, quindi taggata come network. Quindi posso scegliere e fare routing sul data lake che mi piace di più. Quindi molto molto importante questa nuova funzionalità. Altra cosa molto utile durante le fasi di migrazione, come per esempio in questo caso se passiamo da 6.0 a 7.0, finalmente i proxy possono essere comunque gestiti con calma sostanzialmente. Prima per aggiornare dalla 5 alla 6 dovevate aggiornare i proxy insieme, perché altrimenti i dati non potevano arrivare al vostro Zabbix server, ok? Quindi dovevate fare a Big Bang un mega aggiornamento di tutta l'infrastruttura. Adesso invece potete aggiornare lo Zabbix 7 alla versione 7 e se avete degli Zabbix proxy 6.0 lo Zabbix vi dirà, ok, questi ufficialmente non sono supportati, ma sono in uno stato outdated, quindi io posso comunque ricevere i dati, posso eseguire delle azioni, quindi dei comandi remoti, ma non posso fare altre operazioni, quindi aggiornare gli host che sto monitorando, quindi aggiungere delle cose nuove. Quindi è una situazione in cui posso ricevere i dati per un periodo limitato di tempo in attesa che andrò ad aggiornare anche i proxy, ok? Quindi non avete l'urgenza di farlo subito in un giorno, ma magari potete aspettare anche una settimana perché i dati comunque arrivano. L'asynchronous polling, come vi dicevo, è stato esteso sia alla parte SNMP ma anche agli HTTP check e a tutti gli Zabbix agent in modalità passiva, quindi molto importante. E altra funzionalità gigantesca è l'high availability adesso anche per la parte Zabbix proxy. In più non è solo high availability ma è anche load balancing, perché in automatico cercherà di distribuire gli host sui proxy per garantire un bilanciamento. E se ho tempo ve lo faccio vedere anche dopo. Altra cosa importantissima, finalmente gli item, ogni singolo item potrà avere un timeout differente. Questo fino a poco tempo fa era limitato a 30 secondi, quindi dovevate decidere che ok, tutti gli item dovevano essere veloci uguali, massimo poi 30 secondi. Ed era una limitazione abbastanza forte in alcuni casi. Adesso invece potrete andare a personalizzare per singolo item il loro timeout, ok? Potete anche definirne uno globale, ma adesso potete dire, ok, questo item qui, che so che ci mette una vita, posso aumentargli il timeout, massimo 10 minuti, ok? Perché altrimenti era un casino. Vi ritrovate con dei check che duravano 4 giorni, quindi meglio, 10 minuti dovrebbe essere abbastanza. Altra cosa interessante, importantissima, ma che non sono riuscito ancora a testare perché ci sono tutte le parti grafiche e il backend, ma manca la documentazione, la parte di monitoraggio web molto più complessa, fatta con Selenium. Quindi noi adesso finalmente potremo monitorare anche la user experience guidando sostanzialmente dei robot che eseguono dei comandi sulla pagina e recuperare un insieme di informazioni di performance e di funzionalità della pagina direttamente dallo Zabbix.
non ci sono altri tool che fanno una cosa del genere open source decenti, ok? Ci sono accozzaglie varie, ci sono vari progetti un po' vecchiotti. Se le mettono tutti all'interno di Zabbix abbiamo un tool che praticamente copre quasi tutte le esigenze di un'azienda enterprise, quindi interessantissima anche questa cosa. Ultima parte, i nuovi widget, che le vediamo qua anche nella slide. Andiamo oltre, ecco, prima di aggiornare, ragazzi, breaking changes, andate a vedere che cos'è che potrebbe non funzionare durante il passaggio tra la vostra vecchia versione di Zabbix a quella nuova, quindi fate attenzione, andate nella documentazione ufficiale di Zabbix e andate a vedere questi breaking changes. Inoltre voglio farvi notare un'altra cosa importantissima che pure io me la dimentico. Dalla versione 6 di Zabbix sono state introdotte all'interno del database il concetto di primary keys. Se voi passavate dalla 5 alla 6, questa cosa qua ve la dimenticavate. Perché? Perché di default lo Zabbix partiva, si aggiornava, ma non aggiungeva le primary keys, perché poteva essere una procedura molto lenta che bisognava fare a mano. Tenete presente che il vostro Zabbix poteva funzionare tranquillamente, magari le performance non erano eccezionali, ma adesso siamo a un punto di svolta. Perché? Perché la 7, ok, potrebbe girare senza le primary keys, ma dalle prossime release di Zabbix non più. Quindi se dovete migrare dalla 6 alla 7 e non avete già le primary keys, è tempo di iniziare a ragionare anche di aggiornare il database per supportare appunto le primary keys, e soprattutto perché vi dà anche un boost di performance più o meno del 20%, se non di più, dipende molto dalla installazione, da un insieme di cose, ma comunque c'è un cambiamento di performance. Quindi se dovete pianificare l'aggiornamento, io vi consiglio, prima di tutto, leggetevi le novità che sono state introdotte nella nuova release, perché magari possono essere interessanti, non lo sono, capitolo leggendo. Verificate i nuovi requirement, perché magari ci sono dei requirement che vi obbligano a aggiornare anche il sistema operativo. Per esempio, se voi avete una Zabbix 5 su Red Hat 7 e non potete switchare a Zabbix 7. Perché? Perché vi servirà sicuramente almeno il passaggio Red Hat 8X o 9, ok? Quindi occhio ai requirement delle librerie che fa uso lo Zabbix. Attenzione alle no issue, ok? Leggete anche attentamente questa pagina, perché? Perché chiaramente potrebbero esserci delle regressioni. Guardate a questo punto l'upgrade notes, dove include anche i breaking change, ok? Quindi fate attenzione e seguite l'upgrade procedure che è sempre nella documentazione ufficiale di Zabbix. Quindi step by step seguite questi consigli per non arrivare poi l'esplosione del vostro Zabbix e magari fare rollback con una snapshot precedente. Detto ciò, andiamo a vedere, se abbiamo ancora tempo, se non è diventato lunghissimo il video, anche quella funzionalità di cui vi parlavo prima. Io ho tirato su una macchina con Docker e ho ficcato dentro 3 proxy per simulare un po' la situazione con tanti host che vengono distribuiti sui vari proxy. Qua abbiamo il nuovo concetto, quindi sotto administration abbiamo proxy group. Qui andiamo a definire prima di tutto il nostro proxy group, definiamo il failover period. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire in quanto tempo i nostri host dovranno essere spostati in caso di perdita di uno dei proxy che fa parte del gruppo in questione. Io ho messo 1 minuto perché altrimenti sarebbe un po' troppo lungo da farvi vedere, e poi il minimo numero di proxy disponibili all'interno del proxy group per dire che il proxy group può funzionare, ok? Perché questo? Perché se noi abbiamo 3 proxy all'interno di questo proxy group, io posso dire, ok, posso pensare di arrivare ad averne 1, oppure minimo me ne servono 2. Perché? Perché se io ho 100.000 host, non posso dire questo proxy group continua a funzionare se da 3 proxy diventa solo 1, perché tutti gli host andranno lì sopra e sto proxy morirà, ok? Non ce la farà
a fare il monitoraggio per 100.000 host. Quindi bisogna calibrare questo valore in base alla vostra installazione. In questo caso, per fare la prova, abbiamo 3 proxy e poi abbiamo solo un proxy, il minimo per far funzionare questo proxy group uguale a 1, ok? A questo punto, dopo aver creato il proxy group, dovete andare a segnare i proxy. Quindi andate sotto Administration Proxy, vi tocca entrare dentro nel proxy e dire ok, questo proxy appartiene a un proxy group. E poi dovete anche andare a dirgli una cosa: qual è l'indirizzo per raggiungere questo proxy all'Active Agent. Perché? Perché è cambiato tutto nel mondo dell'Active Agent. Magari andremo poi a fare un video dedicato, perché ci sono tante cose che sono cambiate sul mondo dell'agente, su Zabbix, con l'introduzione di questa funzionalità. Per adesso diciamo che dobbiamo assegnare il proxy a un proxy group e poi facciamo update, ok? Quindi come vedete qua abbiamo la situazione che tutti e 3 i proxy appartengono al proxy group chiamato Quadrata, sono di versione 6, sono visibili e hanno circa 500 item ognuno. E come vedete più o meno è abbastanza bilanciata la situazione. Qui abbiamo 7 host più o meno ogni proxy, ok? Qua ce n'è uno in meno perché appunto manca un proxy, cioè scusate, manca un host. Proviamo ad andarlo ad aggiungere. Come facciamo? Faccio host, mi prendo un host che avevo qua dentro, lo clono, ok? Quindi mi prendo questo host qua e gli dico clona, lo chiamo, cavolo, non mi ricordo più qual è l'ultimo, 20, lo chiamo 21, ok? Host configuration e lo chiamiamo 21, ok? 21, clona. Come vedete qua io posso ancora decidere se è monitorato dal server, dal singolo proxy, perché magari ho la necessità di monitorarlo dal singolo proxy, o dal proxy group. In questo caso usiamo il proxy group e quindi faccio add. In automatico lui andrà a selezionare qual è il proxy migliore per questo nuovo host, ok? A breve vedremo subito che inizia a collezionare i dati, ok? Faccio un refresh, andiamo a vedere, non me lo dà ancora, andiamo a vedere qua dentro se ha assegnato un proxy, vedete che ok, è stato assegnato, quindi questo host qui 21 è stato assegnato al proxy numero 1, ok? Quindi ve lo dice, perché altrimenti sarebbe un po' un casino a debuggare se non vi dicesse a quale proxy è stato assegnato. Andiamo a fare di nuovo un F5 per vedere se, ok, i dati stanno arrivando, perfetto. Andiamo a vedere la situazione all'interno dei proxy, Administration Proxy. Dove me l'ha messo? Me l'ha messo nel primo, ok? L'azione di ribilanciamento non la potete fare per adesso a mano, ma è un processo che viene eseguito dallo Zabbix server ogni tot e la condizione di switching non è immediata, ok? Perché questo? Perché altrimenti potrebbero nascere delle situazioni in cui inizia a spalleggiare, no, le macchine tra un proxy e l'altro troppo velocemente. Quindi hanno fatto un calcolo specifico che vi permette di andare a ribilanciare quando ci sono delle situazioni con un numero di host molto sbilanciato tra un proxy e l'altro, ok? In questo caso cosa voglio fare? Voglio farvi vedere però cosa succede quando io vado a stoppare un proxy. Quindi io da command line mi vado a stoppare un proxy e vediamo cosa succede qua sulla nostra GUI dello Zabbix. Ci metterà chiaramente un attimo per capire che il proxy è giù e vediamo, ok, ci vuole un minuto, ok, perché abbiamo detto il tempo è un minuto, quindi qua dovrà passare un minuto. Intanto vi faccio vedere che cosa. Vi faccio vedere che è stata introdotta all'interno del monitoraggio degli internal item dello Zabbix server una nuova metrica che si chiama proxy group, che ci permette appunto di monitorare lo stato del nostro proxy group, giustamente perché se lo stato passa da online o a degraded, io devo avere un alert, ok? Perché altrimenti non so che un proxy è caduto e potrei avere dei possibili impatti sul monitoraggio, ok? Quindi è molto importante che ci sia questo parametro. Al momento non è incorporato nel template, ma ho già scritto ai ragazzi di Riga, mi raccomando fatelo nel template Zabbix Server Health
perché altrimenti ci perdiamo un'importante informazione, e lo faranno a breve. Qua risulta ancora online, andiamo a vedere, ok, vedete che il nostro proxy adesso è stato beccato come offline, e a breve ci sarà il ribilanciamento è già stato fatto, ok? Vedete che tutti gli host sono stati riassegnati ai proxy superstiti, quindi sono diventati 11 e 10. Se io vado a vedere la metrica di uno di questi, di questi agenti, che è il MyServer 19, non noterete particolari buchi nei grafici. Questo è ogni minuto, vedete che è rimasto praticamente inalterato, ok? Magari potete, se avete degli update interval molto veloci, magari potete vedere dei salti, però in linea di massima è una procedura che, essendo veloce, vi permette di avere un buco di monitoraggio molto molto limitato in questa situazione, che comunque è una situazione disastrosa, ok? Perdere un proxy. Quindi andiamo a vedere qua, nel caso in cui il proxy andasse di nuovo online, cosa succede? Ho paura che ci metterà un po' di tempo, e quindi non so se riuscirò a farvelo vedere velocemente, ma appena lo Zabbix va a vedere che questo proxy si è ripreso, chiaramente il sistema andrà a ribilanciare di nuovo gli host tra tutti e tre i proxy superstiti. Qua risulta ancora online. Mi sarei aspettato però un cambiamento di stato in degraded, ok? Perché? Perché un cluster era formato da 3 nodi, se ne perdo uno, comunque per me il gruppo di proxy è degradato, ok? Non è offline, ma comunque non è al 100%. Mi sarei aspettato di vedere questa situazione qui. Vabbè, l'approfondiremo una volta che sarà uscita magari la versione nuova, o comunque gli aprirò un case per capirlo un po' meglio. Nel frattempo qua è ancora offline, risulta ancora offline il nostro proxy numero 3. Presumo che, eccolo qua, adesso è tornato online, e tra breve inizierà il processo appunto di ribilanciamento. Chiaramente non lo fa subito, perché se per caso questo proxy inizia a flippare tra online e offline, chiaramente è inutile spostare e rispostare gli host, sarebbe una situazione deleteria, quindi attende il minuto, dopodiché inizierà a ribilanciare, ok? Quindi c'è da attendere sicuramente del tempo. Qua lo stato rimane sempre online, non c'è nessun tipo di variazione. Va bene, andrò ad approfondire questa cosa più avanti con i ragazzi di Zabbix. Nel frattempo direi che è tutto per questa settimana. È stato molto interessante vedere appunto il funzionamento di questa cosa del concetto di proxy group nell'ultima release candidate di Zabbix. Chiaramente ci saranno dei miglioramenti nelle prossime release candidate, e magari anche questo bacchetto dell'online offline sarà sistemato. Sicuramente è una grande release con tantissime nuove funzionalità, e sarà molto interessante anche approvare il nuovo monitoraggio della parte di web pages sfruttando Selenium. Quindi state sintonizzate per vedere appunto anche questa nuova funzionalità magari nella prossima settimana o nelle settimane successive. Ok? Grazie a tutti da Dimitri, e ci vediamo la prossima settimana. Mi raccomando, iscrivetevi, che devo arrivare a 1000 iscritti nei prossimi mesi, speriamo. Grazie mille a tutti, buona settimana. Ciao da Dimitri.